Che ne pensate della diretta che c'è stata? Che ne pensate? Intanto scusate, ma è proprio una diretta che parte improvvisa. Ah, scusate, ma il trichat, tutti i messaggi. E vediamo se riesco. Se riesco a... no, non riesco. Non riesco perché avrei voluto vedere dallo smart tv la vostra chat. Ah, eccola qua. Così leggerò. Poi ho un qualche cosa da farvi vedere. Quindi adesso metto sul supporto il cellulare che mi filmo, come voi già sapete, in verticale per avere un sacco. Ecco qua, mi filmo in verticale e vengo tutto nella... Che ne pensate allora della partita? Vi è piaciuta la partita? Io credo che sia già finita, perché vediamo di mettere, metto la luce. Grazie per mettervi in onda a voi, per accompagnarmi in quest'altra live. No, forse così vediamo come mi vedo dallo smart tv. È un po', no, troppo abbagliante. Forse così va bene. Beh, così è crepuscolare. Ecco, che ne pensate voi della partita? Il termine BDSM, ah, va bene, Richard Attenborg. Grazie, grazie per la tua informazione. Se vuoi, dona qualcosa, super chat o sticker, o comprati un abbonamento, regala un abbonamento anche di molti euro. Mi aiuteresti moltissimo a cambiare questo cellulare, o compra dei super grazie. Poi se sei masochista, allora ti dispiacerà separarti da 200 euro. Fammi una donazione da 200 euro, così YouTube mi deve pagare, mi deve attualmente mi deve 80 dollari, ai 100 dollari mi paga.
regalami $200, magari provocherà in te un grande disappunto e dispiacere, ma io intanto continuo a parlare che prendo il controllo remoto. Poi mi raccomando, a chi si abbona al mio canale, a chi si abbona al mio canale, purtroppo c'è un televisore vecchio come il cellulare, questo è un Motorola Moto E7 Power. A chi si abbona al mio canale io regalo questo magnifico iPro F183. Non stiamo quindi scherzando, non sono corbellerie. Purtroppo il televisore lagga perché avrei voluto vedere dal vivo quello che succede nella mia live, però niente, niente, laga è perché è un televisore, uno smart tv del 2014. Quindi a chi si iscrive al mio canale regalo, a chi si iscrive, a chi si abbona con 200 € al mese regalo questo cellulare che magari potrà regalare a suo nonno, a suo padre, capito? Ma è veramente molto bello. Allora mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, ma adesso ditemi che è la ragione per la quale stiamo qua, non a dire corbellerie, che ne dico tante. Serie A, in campo Genoa Udinese 1-0 diretta, ma poi com'è finita io l'ho persa di vista. Stiamo qua a commentare la partita e io non ho potuto finirla, ma credo che sia finita già da tempo, 2 o 4 ore fa. Allora, voi che ne pensate della partita? Devo di nuovo ritornare a guardare il titolo nel televisore. Genoa Udinese, cioè Genova Udinese, Genova Udinese. Com'è stata secondo voi la partita di calcio? Commentatelo qua sotto nei commentari, che stanno qua apposta i commentari per essere commentati i video, e mi raccomando, compartite questa live perché io non ho occasione di condividerla. Vediamo se ci riesco a condividerla. Vediamo un po', se no vuol dire che non si può condividere dallo stesso cellulare. Meno male non ho perso la live, perché è brutto che uno continua a fare la live. Allora, salve a tutte e tutti, vi ritrovate di nuovo in una live del grande youtuber italiano Santen Chan, che porta YouTube in tutto il mondo, più di quanto faccia Google, e 9 persone di nuovo, complimenti. Allora vi ricordo che se voi vi abbonate al mio canale, comprate super grazie o vi abbonate per un piano molto alto, io vi regalo questo cellulare, un iPro F183, che sarà molto utile con il bottone di SOS di emergenza per il vostro nonno, il vostro babbo, il vostro bisnonno, ma anche voi se andate in auto, in moto, vi assaltano, ci mettete il numero dei carabinieri, il 911, però vi dovete abbonare a un piano alto. Io dopo un anno vi mando questo cellulare a chi ha pagato l'abbonamento più alto, logicamente, non a chi non ha pagato nulla, perché l'abbonamento minimo al mio canale dovete sapere che è di 99 centesimi di dollaro. Allora sono contento di avervi qua, chissà quanti entreranno
entreranno da Telegram. Li saluto tutti e adesso a questo punto però devo salutare il mio pubblico spagnolo. Hola a todas y todos. Díganme, ¿cuántos de ustedes hablan español? ¿A cuántos de ustedes les interesó la partida de fútbol de la que estábamos hablando o por hablar? ¿Y de qué quieren que hable yo en esta live? Escríbanlo acá abajo si hablan español. Do you speak English? Hello, please write on the chat your favorite argument. Do you have any questions? I will answer to you. Beh, io ci ho provato a mettere che avrei risposto alle domande della gente. Beh, comunque ho fatto delle live lavando i piatti e ho avuto abbastanza pubblico. Poi adesso devo programmare delle premiere, soltanto che gli devo editare i video, tanto qua nel mio primo canale, che speriamo di stare andando in onda nel mio primo canale come nel secondo. Quindi mi voglio mantenere attivo, perché altrimenti la gente si scorda che esisto. Però ecco, vorrei un po' più di partecipazione da parte del pubblico, un po' più di partecipazione, perché io voglio cambiare di cellulare il più pronto possibile. Poi vediamo un po'. Sono già 13 minuti, 12 minuti e mezzo che sto in live e con questo supporto è venuta qua la mia cagnolina, poverina. Allora vorrei farvi vedere la mia cagnolina, ma ho messo in un tripode il cellulare, non nel palo selfie. Poi sempre deve passare per, guarda, vuole passare qua sotto con il filo, che c'è l'anello di luce acceso e loro non capiscono. Hola a todas y todos, se hablan en español, participen della chat. Si vuole passare per la gamba, ma non puoi, mi fai cadere il cellulare, dai, avanti. Ah, e poi c'è questo cellulare economico, vabbè, lei vuole stare fra le gambe. Ecco, poi metti la testa col cavo e buonanotte. Dai, su, siediti, buona. E non capiscono, loro sono dei bambini, ti rompono tutto e poi buonanotte al secchio. Allora ditemi, che cosa vi piace di più del mio canale? Gli short, i video, le premiere o le live? Scrivetelo qua sotto e soprattutto raccontatemi della partita di calcio, che cosa vi è piaciuto di più, e ditemi chi ha vinto, perché sono rimasto senza connessione. Poi adesso non mi va di informarmi, preferisco partire in live. Scusate, ma devo un po' allontanare il cane, perché se no va a finire male per lei, per il cellulare, per tutti. Ehi, mamma mia, che insistenza che hanno. Allora adesso c'ho caldo perché mi sto agitando.
allora vediamo un po' per non abbassare l'audio. Vediamo un po', sono già 16 minuti di live, avrei voluto iniziare almeno mezz'ora fa. Che mi dite di bello, che mi dite di nuovo? Perché mi seguite in 25 e non scrivete qua sotto nella chat? Mi spiace che non scriviate, però vi voglio ricordare ancora una volta, visto che si quiere en este celular se abonen a mi canal por lo menos $20 al mes y yo en un año voy a extraer entre los abonados este celular muy útil para gente mayor, vuestros padres, vuestros abuelos, vuestros tíos. Allora voi abbonatevi al mio canale almeno con 20 euro, 100 euro, 200. Fra un anno estraggo tra i migliori abbonati questo cellulare utile con il bottone SOS per il vostro padre, nonno, per il vostro zio, per persone maggiori, non necessariamente maggiori dell'esercito. Questo è un iPro F183. Allora, che ne pensate? Per fortuna che non ci sono tutte le cose brutte, sporche e cattive, parafrasando l'avvocato Catania Francesco, e molto puzzolenti, che c'erano nella tifoseria italiana degli anni 70 ed 80. E quindi la partita di calcio è stata relativamente pacifica. Ma io vorrei sapere da tutte e tutti voi, se avete seguito la partita, che conclusioni trarre da questa partita di calcio, come ha giocato il Genoa e come ha giocato l'Udinese. Come e ditemelo, ditemelo che un momento, ditemelo. Ditemelo che io lo voglio sapere, insomma. Voglio sapere Genova Udinese. Aspetto i commentari della gente. Aspetto i vostri commentari, perché io questa live l'ho fatta proprio per commentare assieme a voi la partita. Ah, ecco, Wiz, maestro, anche oggi si è divertito sui siti Iz, no, neanche oggi direi. Per fare partire questa live ho dovuto consultare Google Trends, cioè per vedere se non mi sbaglio in YouTube qual è stata la tendenza delle ultime 4 ore, e la tendenza è stata questa partita di calcio Genoa Udinese, che non so se è ancora finita, credo di sì, è ancora finita. Continua a essere finita, credo che sia finita, perché non so se di 2 o 4 ore fa le ricerche maggiori per questa partita. E allora tu che ne pensi, mio amico Wiz, mio carissimo amico, che ne pensi della partita di calcio Genoa Udinese? E poi mi raccomando, se vuoi vincerti questo cellulare, iscriviti al mio canale e supportalo con un abbonamento o con un super grazie. Se ti abboni almeno con 20 euro al mese, mi aiuti a cambiare cellulare
il mio Motorola Moto e i7 Power, il Motorola Moto e7 i Power, e magari me ne prendo uno di quelli economici tipo Tecno, tipo Xiaomi, Oppo, Realme. Però guarda, questo cellulare non soltanto c'è il tastierino che lo può usare chiunque, anche se c'è il glaucoma, c'è il bottone SOS, ma soprattutto c'è il lanternino, cioè è una lampadina più che un led, è una lampadina che si attiva con uno qua, quindi lo puoi regalare a tuo nonno, al tuo bisnonno, a tuo padre se c'è una certa età e magari non sa maneggiare i cellulari, ai tuoi zii anziani, a chi vuoi, insomma, poi ai vicini di casa, a chi vuoi che abbia bisogno di un cellulare così, perché è basico. Dice che c'è anche il 3G, per me c'è il 2G, infatti lo può chiamare Gigi come Gigi Sabani. Però mi raccomando, se ti interessa fammi sapere abbonandoti, oppure manda qua una bella super chat da 200 € e io ti mando quel telefonino. Per tutti quanti gli altri vadino a vedere all'inizio, poi c'ho sempre 21 o 20 persone che mi seguono, ma chatta soltanto una o due, ecco. E per tutti gli altri gli dico in vero che se vorranno potranno vedere le mie premiere, quindi che adesso sono video che ho fatto facendo la spesa, perché ce n'è una che è ancora non in elenco, quindi se andate nella mia lista di riproduzioni video troverete questo video non in elenco facendo la spesa all'ipermercato. Ma se voi mi supportate allora la metto subito programmata. Comunque c'è un sacco di video, un sacco di novità che vi potranno interessare tantissimo, sono convinto di questo, ne sono sicuro. E per il momento ancora questa live non la spacca, chissà perché, anche se scrivono pochi in chat quando lavo i piatti a mezzanotte e dintorni, parafrasando Gigi Marzullo. C'ho più di 70 persone, picchi di 70 persone guardandomi. Allora, volete vedere con che cellulare mi sto filmando? Lo potete vedere perché l'anello selfie c'è allo specchio. È un potente, e in effetti da quando mia madre me l'ha regalato in giugno o giugno 2021 non mi ha creato problemi, a parte l'unico fatto che c'è una memoria di 32 GB e un potentissimo Motorola Moto e7 i Power con una risoluzione di camera principale di 13 megapixel che filma HD e Full HD e con una camera selfie credo che sia di 5 megapixel, che anche lì credo che possa filmare Full HD e HD, soltanto che le live penso che, come tutti i video in verticale per YouTube, compresi gli short, le filma attraverso l'applicazione. Se fai un video, una live o uno short in HD, SD e HD, non c'è una risoluzione maggiore. Quindi, come dire, avete visto il mio cellulare. Se volete contribuire a che io abbia un migliore cellulare di questo, abbonatevi al mio canale e cercare di donare il più possibile non vi farà male, perché
donare fa bene a chi riceve, ma fa meglio a chi dà. Quindi io lo dico per il vostro bene, lo dico per il vostro bene, non per il mio egoismo. Dovete donare, donare, donare. Che vi sembra? Affare fatto? Benissimo. Io comunque ho fatto questa live per darvi l'opportunità di parlare della partita di calcio e vedo che voi questa opportunità non vi interessa. Non so, non partecipate nella live. Perché non partecipate? Vi ho dato l'opportunità di poter, per me, visto che ha concentrato l'attenzione di molte persone, soprattutto su YouTube, voglio commentare quel poco che ho visto della live. Adesso al minuto 26. E è stata interessante, una partita come non se ne sono mai viste prima. Ma che aveva di particolare? L'arbitraggio, la performance di qualche giocatore, il risultato sul campo, i colpi di scena, i colpi di testa, le sanzioni, i cartellini gialli. Nulla di tutto questo. Che aveva questa partita di calcio di speciale? Niente, perché non l'ho vista. Non l'ho vista, quindi non so che c'aveva di speciale. Però insomma parecchio divertente. Poi dovrei prendere delle pause retoriche in modo che YouTube crea dei capitoli. Chissà che capitoli creerà per questa live, chissà che cosa ci capirà. Già non ci capisco niente io. Però io ho lasciato che YouTube metta i capitoli in automatico, capito? Il calcio è un grande sport in grado di polarizzare gli animi e gli umori della gente, purtroppo nel male oltre che nel bene. Nel passato addirittura gli anni di piombo si sono frammisti con l'eversione e la sovversione al calcio, creando delle tifoserie violente. La militanza politica violenta si è frammista alle tifoserie che già di per sé magari alcune frange erano violente. Adesso per fortuna tutto questo sembra sparito, sembra. Voi che ne pensate? Questo messaggio sta in attesa di revisione. Vedere messaggio. I messaggi potenzialmente inappropriati verranno trattenuti per la revisione. Ok. Majin Buu, che sembra un tipo straniero, dovrei segnalarlo più che nasconderlo. Vabbè, per il momento lo nascondo. Lo nascondo. Majin Buu, sei il nulla, niente di più. Grazie Majin Buu. Se io sono il nulla, tu sei meno del niente, perché perdi il tuo tempo guardandomi e commentandomi. Non so, fai un po' tu, Majin Blu, fai un po' tu. Se tu sei meglio, che ci stai a fare qua? Chieditelo, no? Se io perdo il mio tempo,
e tu non lo guadagni, capito? Un po' di logica. Se sei così migliore di me, insomma, perdi del tempo a commentare i miei video. Bravo, complimenti, sei un genio. Comunque vediamo un po' che risposta mi dai. Vedo in nulla un povero. Ah beh, ma quello lo dici tu. Quello lo dici tu, lo dici. Quello lo dici tu perché ti diverti a molestarmi, però non, non rispondi, non rispondi, non rispondi a nulla. Perché ci stai a fare qua? Ah, ah, no, perché vedo che questa live è brutta, che tu sei cattivo, eccetera. Vabbè, vabbè, una live che non ti piace. Ti sfido, ecco, grazie. No, lo dici tu a dire. Vivi la vita reale. Ma vabbè, ma chi ti fa pensare che non vivo la vita reale? Scusa, chi ti fa pensare che non vivo la vita reale? Poi è facile dietro un nickname come Majin Blu Bu, Majin Bu, dire quello che a uno gli viene in mente di dire. Se vuoi continua a scrivere in chat, per carità. Insulti personali non li accetto, però una critica costruttiva sì. Non mi venire a dire che questa live non vale niente se ci continui a scrivere. C'hai qualche opinione sulla partita di calcio Genoa Udinese oppure no? Allora perché stai qui a dire la tua vita o a imparare alla gente? Beh, appunto, perché voglio condividere la mia vita, ma scusa, perché? E tu perché qua stai a commentare il mio video? E poi sì, se posso imparare dalla gente, ma non è che io insegno alla gente, io condivido non solo in questa live, in tutti i miei video condivido le mie esperienze, condivido un sacco di cose, perché condividere significa dividere con qualcuno, compartire. È molto importante condividere, aprirsi agli altri. A proposito di condividere, dare, donare fa bene a chi riceve, ma molto di più a chi dona. Quindi vi sprono tutte e tutti voi ad abbonarvi al mio canale, a comprare i super grazie, a scrivere qua in super chat e a comprare sticker. Potete anche regalare abbonamenti e in questo modo mi aiuterete a comprare un nuovo cellulare. Poi fra l'altro io vi posso, se voi abbonate con i piani più alti, dopo un anno sorteggio un cellulare che è speciale. Già l'ho fatto vedere prima tante volte, quindi come dire, che riflessioni si possono trarre sul calcio? Ma con chi al nulla per un canale e comprare, ma ti senti? Beh, ma sì, oh, guarda che io c'ho più di 4.000 iscritti, mi danno delle donazioni regolarmente. Sarà un canale di nulla, certo, un canale piccolino. Se c'avevo 8 milioni di iscritti non parleresti così, o 800 milioni o 120 milioni come piedi e pai, ma
c'ho già 1,5 milioni, 1.600.000 visualizzazioni del canale, quindi non è che non ho visualizzazioni, anzi ultimamente a ogni live che faccio ce n'ho 8.000 di visualizzazioni. Quindi se io volessi dovrei fare 3 live la settimana per avere insomma abbastanza al mese. Potrei tranquillamente in qualche occasione sforare le 100.000 visualizzazioni al mese, averne 1 milione all'anno. Quindi non è che non mi segue nessuno, che è un canale brutto perché non mi segue nessuno. Allora vediamo l'altro messaggio. Non è quello, ma non è niente, non è niente, non è niente, non è quello, ma non è niente. Vabbè, vabbè, ma insomma, ma in realtà dice ma Ignebu sei qualcuno? No, nessuno. Sei in realtà sei solo un niente. Svegliate. Ma se tu lo dici, chi sei tu? Chi sei tu per darmi lezioni perdendo il tuo tempo? Cose da pazzi. Perdendo il tuo tempo, se sei tanto importante, dandomi lezioni su cosa è importante. Certo, nell'universo non mi conoscono, ma io arrivo a migliaia di spettatori, a me mi soddisfa. Poi insomma, Danny Teo, Danny Tedog, ciao vita, ciao. Majin Bu, perché se vai in giro tutti ti chiedono l'autografo. No, ma anzi ti dirò che mi piacerebbe proprio passare anonimo. C'è anche una famosa serie di musiche, l'anonimo veneziano suonava ed era anonimo. Ma a parte scherzi, no, a me l'importante è comunicare quello che sento di comunicare a chi lo vuole ascoltare. Poi chiaro che non arrivo a milioni di persone, ma questo mi è indifferente. Io ho la mia vita e non mi metterei mai a commentare come fai tu un video che o una live che non mi piace. Io arrivo a chi devo arrivare. Danny Tedog, sei un fan dei Queen? Ho ascoltato qualcosa di loro. Allora caro Danny Tedog, se puoi condividi questa live e se poi abbonati o compra super grazie, partecipa con una super chat e compra sticker. Mi aiuterai molto a cambiare cellulare e che YouTube mi paghi. Già mi deve del denaro. Che ne pensi, Danny Tedog, della partita di calcio Genoa Udinese? Che io avevo iniziato a fare questa live per parlare della partita di calcio, poi si è parlato di tantissime altre cose. Poi guarda, Danny the Doc, a chi si abbona al mio canale, soprattutto con $20 di più, dopo un anno faccio il sorteggio e gli regalo questo cellulare che c'è anche il bottone SOS antipanico e con uno switch qua fisico, il lanternino che è proprio un lanternino, non è un led, e bottoni. Può servire per tuo padre, tuo nonno, tuo bisnonno, i tuoi zii anziani. Se tu ti abboni, sembra come
un Motorola che è uscito anni fa o un Nokia anni fa, no? Così. Allora se tu o persone che tu conosci si vogliono abbonare, tu puoi comprare anche un abbonamento a 20 dollari al mese e dopo un anno io sorteggio, se solo una persona si è abbonata glielo mando direttamente. Quindi Majin Bu, no, non sei anonimo, sei uno schiavo del nulla. Leggiti la metafisica buddista, che è meglio raggiungere l'identità del vuoto nel nulla e rimanere niente. Nulla scorre più veloce del vuoto nel nulla scorre più veloce di niente nel vuoto, perché il vuoto, il nulla, il niente non sono degli enti che hanno solo qualità negativa. A volte svuotarsi è meglio che riempirsi, e quindi identificarsi col niente ti riempie di ciò che è essenziale nella vita, perché ti svuota delle cose superflue. E invece identificarsi con cose superflue ti svuota. Io non seguo più da molto tempo la serie A. Danny the Dog. Anche io. Danny the Dog. La serie A fa schifo, esattamente, la penso come te. Danny the Dog. Il cellulare tienilo te. Danny the Dog. Non me ne faccio nulla. Danny the Dog. Ringrazio Dio che me lo posso permettere il cellulare. Danny the Dog, tu sei un fandango d'onore o normale? Tu. E non so che cos'è il fandango. Non so che cos'è. Non so che cosa sia. Non ho idea. Il fandango. Ho sentito parlare, ma vediamo un po' se così è troppo. Sì, è troppo. Purtroppo non ci sono le mezze misure, c'è molto più basso e poi alto al massimo. Non so che cosa sia un fandango veramente. Il fandango è un ballerino di origine spagnolo o sudamericano? No, innanzitutto purtroppo per il mio fisico non sono un ballerino, e poi no, sono di Roma a Casalpaloco. Per fortuna che ancora il microfono mi funziona, se no dovrei staccarlo. Mi sembra che Ligabue cantava qualcosa del fandango. Non vi posso fare vedere la mia cagnetta, che allora abbiamo avuto un'accesa discussione metafisica con un utente prima che mi diceva del vuoto, del niente, del nulla. Niente scorre più veloce del nulla nel vuoto. Che poi immaginarsi il nulla che non ha nessun attributo è difficile, perché devi rimanere con il niente nella mente, perché anche l'assenza di attributi è un attributo. Quindi se tu dici che il nulla non ha attributi, il niente non ha attributi, il vuoto è vuoto di tutto,
dire che è vuoto di tutto già lo riempie di qualcosa, insomma è un controsenso logico. Però è così, è così. Dire che il nulla è senza attributi e già gli dà un attributo. È un po' come che c'è una linea infinita di numeri da meno, da infinito negativo a infinito positivo, però in effetti no, perché metafisico, intangibile, non quantificabile, nel mezzo c'è lo zero a dividere la serie negativa da quella positiva. Quindi in effetti non si tratta di una linea infinita di numeri che va dall'infinito negativo all'infinito positivo, ma si tratta di due semirette infinite che vanno da 0 a infinito negativo e da 0 a infinito positivo, e quindi in un certo senso, anche se apparentemente illimitata, è un infinito limitato, un infinito relativo, perché termina anche se non finisce più. Tu puoi andare meno 1, meno 2, meno 3, meno 800 mila miliardi, meno 800 miliardi di triliardi di inimmaginabile, non c'è mai fine. Però inizia dallo zero, inizia per di più da un punto che non è un numero tangibile ma un ente astratto, lo zero. Quindi non riuscirai neanche a trovare lo zero, perché prima di arrivare allo zero, per esempio dai numeri positivi allo zero, ci sarà 0,000000000 miliardo di zeri 1, e poi altri 5 o 6 miliardi di zeri 1, e quindi 0,0000000 ti sembra di essere arrivato, ma ci sarà una miliardesima di frazione di quello che sei arrivato a avvicinarti, per cui è un po' come si ingrandisce di nuovo la linea che manca diventa infinita, una distanza infinita tra quello che ti mancava, un miliardesimo di millimetro, arrivare dal positivo allo zero, diventa un miliardo di volte più grande, perché sempre mancherà. Quindi è molto interessante. Beh, come dire, a tutti voi vi invito a una premiere che devo mettere in programmazione. Vi invito a una premiere che devo mettere in programmazione, e anzi a varie premiere, non so quante ne farò. Sono contento che questa chat è stata molto numerosa, non so perché non partecipa più la persona che aveva iniziato politicamente a chattare, ma Yin Bu. Però ecco, non mi piaceva che diceva cose brutte nei miei confronti, che dica sei il nulla, vabbè, ma parlava come uno squinternato. Allora che dire, io non so se tagliare adesso o aspettare ancora un po' a che qualcuno intervenga in chat, perché i miei amici qua, Denny the dog, e anche l'altro Mayini Bu, a suo modo è mio amico, perché è stato a guardarmi tutto il tempo qua in questa live un po' astratta, così che mi sto filmando senza molte decorazioni, forse per quello che mi ha detto tu sei il vuoto, stai nel nulla, stai filmando niente, perché in effetti scenicamente insomma lascia un po' a desiderare il luogo dove mi sto filmando. Però voglio sapere da tutti e tutte voi, vediamo un po',
forse così è meglio. Un po' più calda la luce, perlomeno io qua che sto al buio di notte non ci vedo niente. Poi magari l'effetto, sì, è bello dorata, questa luce dorata, no, nella stanza buia. Ah, ci sono le cagnette che mi dicono: ma che stai facendo? Stai parlando solo, non giocano più loro. Ma io voglio andare avanti per vedere quante persone entrano in live, o se è il caso, se è il caso di, per esempio, schiodare questa live, perché effettivamente è passato tanto tempo, ci sono 10 persone, adesso 17 persone collegate, e veramente vorrei che partecipaste di più nella chat. Si ustedes tienen algo que escribir, escríbanlo acá abajo, cerca della partita di football Genoa Udinese. Incognito, rieccomi, ti sono mancato. Sì, mi sei mancato tanto, ma prima sei stato presente nella live o no? Che linda che qua c'è la mia cagnetta, vabbè. Mi sei mancato perché mi raccomando, se poi condividi questa live, perché sempre sei presente nelle mie live. Ah, volevo poi adesso smettere, avrei smesso perché devo lavare i piatti, però ho detto no, non posso fare una live dietro l'altra perché se no poi questa non aumenta nelle visualizzazioni, vanno a vedere l'ultima. E quindi non so quante persone saranno entrate per il momento perché non pubblica a YouTube le statistiche, però ecco, se puoi condividere la live e fare delle donazioni, falle pure qua in super chat. Mi sto avvicinando ai $100. Scusate che mi sono distratto, accarezzavo il cane. Quanti di voi sono dall'Italia? Ah, Baftiar Plafti, ciao testa da cacao, vai e lavi cacao, vabbè. Bafti Pilafi, contento tu. Solo tu ti hai capito. Comunque buon fine settimana a te, a tutti quelli che mi seguono, adesso solo 6 persone. Incognito, stavo guardando la partita della Roma, Totti sempre forte, che ne pensi? Bravo Totti, ma che ne pensi tu di questa partita Genoa Udinese? Eh, vai a dormire, barbone di caco. Ma vai a dormire te, che a me mi viene da ridere. Poi come parli, scusa? Ma che sei quello di prima? Sei quello di prima con un altro canale, un altro account? Perché ci sono i trollini del Mulino Bianco che vengono a sparare le loro sentenze, e siccome YouTube insomma gli manda in time out, non cioè filtra i loro messaggi, allora vengono a parlare in tono più gaudente e a inventarsi questo linguaggio pseudo offensivo per non offendere tanto la sensibilità più che mia di YouTube e degli spettatori, perché non sta bene offendere.
secondo me troppo politica. Incognito, ma chi, sì, le partite di calcio, ma chi è questo australopiteco? Baf Yar, ma fatti un giro. Baf, Baf Yar Pilafi, ma che voglio guardare te, perché e beh, ma questa bisogna cancellarla, bisogna cancellarla. Bravo, sei grande, grazie incognito. Sì, deve essere il molestatore di prima che è venuto con un altro account, trolleggia, insulta, poi ogni tanto YouTube rimuove questi commenti, e se non lo fa YouTube lo faccio io, perché scrivono male le parole apposta perché non passino i filtri che neanche io ho messo, e li fa in automatico YouTube. Però poi alla fine insomma vengono sgamati comunque, o lo fa YouTube o lo faccio io, quindi 10-20 volte, poi alla fine non possono più scrivere. Questo messaggio è in attesa di revisione. Grazie incognito che dice bravo, sei grande. Comunque dicevo, la partita troppa politica, non ho capito quando si sono fermati tutti e hanno iniziato a saltare contro il caro vita, ma vabbè, sono giovani. Beh, lo fanno per l'audience. Adesso vi devo lasciare, grazie. Lo fanno perché vogliono avere audience. Allora è così, ma loro, i giocatori di calcio che protestano contro la caro vita, mi viene da ridere con quello che guadagnano. Ciao ciao.